Ciao, sono Vincenzo, questo è il mio canale, benvenuto su Bit Bit. Oggi vi mostrerò come creare metodi di pagamento in sede con delle facili procedure da fare al computer. Basta seguire questo tutorial in modo da poter replicare anche voi la stessa procedura. Mi raccomando di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per altri nuovi contenuti. Allora, ci portiamo sul nostro desktop, quindi andiamo su Google Sites, quindi basta scrivere nel motore di ricerca Google Sites, cliccare invio, andare sulla prima, sul primo risultato, fare accedi. Una volta che abbiamo fatto l'accesso, ci creiamo il nostro, la nostra pagina di configurazione di un link per prendere pagamenti da diretti. Quindi, azienda SRL pagamenti. Ok, qui aggiungiamo magari un pulsante, nome, e qui diamo tipo un link che creeremo direttamente da Stripe. Come si cerca questo qui? Basta scrivere sul motore di ricerca Stripe Link. Una volta che vi siete registrati, si presenterà una pagina così, uguale. Questa è per la versione desktop, questa è per il mobile. Quindi abbiamo due scelte. Nel, um, Nella pagina iniziale di Sites possiamo avere l'integrazione di questo modulo con un codice che poi vi darà alla fine. Vediamo se riesco magari a fare. Qui possiamo metterci anche il nostro logo. Adesso mettiamo il caso il nostro logo sia questo. Mettiamo il titolo azienda SRL, descrizione paga online, o le paga in sé come volete. Ovviamente qua vedete tutte le anteprime. E da questo momento in poi, ecco, riusciamo a fare, magari lo facciamo pure, potete iniziare a prendere pagamenti. Quindi copio il link e lo metto qui. Quindi faccio modifica, incolla, aggiorna. Da questo momento in poi chi cliccherà sul tasto, ovviamente poi diciamo Sites è facile da usare, lo possiamo anche pubblicare. Qui possiamo gestire anche se non vogliamo essere trovati dai motori di ricerca. Ok, pubblica. Vediamo quindi poi come si presenta questa pagina. Si presenta così, quindi noi se clicchiamo qui paga ora possiamo avere i pagamenti direttamente con questo link. Quindi abbiamo due strade: o ci creiamo una pagina giustamente così, quindi poi la configuriamo, gli mettiamo delle foto, possiamo fare quello che noi vogliamo, quindi magari anche creare dei prodotti, no? Al di sopra di questo tasto, di questo pulsante, magari possiamo mettere delle foto man mano che andiamo a costruire il sito, la pagina, che magari offriamo più servizi, diverse modalità di pagamento che possiamo accettare e sono elencate prettamente su Sites, quindi scusami, su Stripe. Quindi abbiamo Klarna, Alma, Twin, Bancontact, WeChat, abbiamo veramente tutto, Satispay, quindi possiamo fare tutto. Ovviamente bisogna abilitarli ad uno e i nostri clienti possono pagarci quindi o tramite link direttamente con questo URL, quindi andiamo a fare anche magari a generare proprio un QR code. Scusatemi se vi intrattengo, ma lo facciamo in diretta. Creiamo un nostro QR code. Così vi faccio anche rendere conto come si crea. Mettiamo qui il nostro link, questo ma adesso sto utilizzando il mio sito, ma comunque potete anche cercare su Google, genera un QR code da un link.
In questo esempio abbiamo una dimensione 200x200 pixel. Una volta generato il nostro QR code, lo possiamo salvare, tasto destro, salva immagine, lo possiamo salvare sul nostro computer. Da questo momento in poi noi possiamo stampare questa pagina e metterla nel nostro negozio. Quindi adesso non so se riuscite a vedere, sì. Possiamo stampare quindi questo QR code e lo affissiamo in negozio. E dici paga online, paga in sede o magari paga con Klarna a 3 rate, e da questo momento in poi avete comunque già creato questa pagina qui dove i clienti si troveranno direttamente sul sito di pagamento, quindi poi potranno mettere gli importi e questo comportamento qui va configurato sulla vostra pagina di Stripe, quindi diciamo non avete nessun tipo di problema a personalizzarlo, ecco, questa pagina, perché come avete visto già prima è personalizzabile e qui ogni modalità di pagamento che noi selezioniamo uscirà poi qui, quindi poi il cliente metterà i dati che noi comunque vogliamo prefissare e una volta fatto questo abbiamo ottenuto un pagamento diretto con QR code. Ovviamente possiamo noi scegliere se personalizzare il modulo. Perché è stata creata questa pagina? Perché magari abbiamo altre esigenze, come stavo dicendo prima, magari abbiamo bisogno di un importo fisso, ma prima di portarlo al pagamento al cliente, magari gli diamo una vaga un'intenzione cioè che sta pagando, no? Il nostro servizio, e quindi gli mettiamo una foto direttamente, magari questo computer, e noi diciamo computer i5, qui gli mettiamo le descrizioni, questo PC ha 40 GB di RAM, ma adesso in questo esempio stiamo creando un prodotto e qui invece di creare un link dove il cliente diciamo mette l'importo, magari possiamo creare direttamente un importo fisso. Da questo pannello qui si possono creare vari link prodotto per prodotto. Noi possiamo sempre generare nuovi link, quindi possiamo creare quindi un altro articolo, no? Io vi sto dando solo gli spunti, magari libro antico, e gli diamo il pulsante, poi costruite voi, insomma, magari lo potete fare anche con l'intelligenza artificiale, poi scrivete bene cosa mettere, ok, ecco qua, pubblica, ok, già abbiamo creato diciamo un sito di pagamento, un sito dove magari abbiamo creato un e-commerce vero e proprio. Quindi adesso questo esempio è servito per farvi capire che comunque un sito costa 0 euro, ok? Poi se avete bisogno di acquistare un dominio per questo tipo di situazioni, bisogna andare nelle impostazioni di Sites e acquistare un dominio. Quindi l'idea qual è stata principalmente? È stata quella che volevamo creare un QR code per far effettuare pagamenti ai nostri clienti con un prezzo fisso o con un prezzo diciamo gestibile direttamente dal cliente, come qui, modifica importo, magari diamo supporto al cliente e gli diciamo quanto versare. Una volta che ha inserito i dati, metterà la sua carta, pagherà, abbiamo ricevuto l'importo direttamente sulla nostra dashboard di Stripe. Questa interfaccia e creare vari link vi aiuterà quindi ad avere anche un sito. Questo è l'esempio di come si presenterà su dispositivi mobili, ma vi ho fatto giusto un sito molto pratico e veloce.
costa 0. Se vogliamo personalizzare il nostro link di CTES lo possiamo acquistare direttamente su Google e pagare 15-20 euro all'anno, invece che magari 3 o 500-600 euro per un sito web, e abbiamo generato un QR code che possiamo esibire anche in sede. Anche qui ad esempio, oppure anche molto semplificato questo settore, questa sezione, scusatemi, ti crea crea la fattura in automatico, cioè proprio Stripe che lo fa e prende queste commissioni qua che vi ho fatto vedere. Usando un sito Stripe possiamo creare sia siti web che codici QR code in sede. Ovviamente i prezzi, in questo caso ho generato un link dove il prezzo è variabile, ma vi ho fatto vedere prima che il prezzo può essere anche fisso per prodotto. Eccolo qua, prodotti. Qui infatti possiamo anche, vedi, obbligatorio. Possiamo dare già un prezzo fisso a questo prodotto, no, che stavamo creando prima su CTES. Poi ci sono le tariffe che possiamo prendere, c'è un abbonamento tipo ricorrente, oppure possiamo fare una tantum. Quindi il prezzo si adatta al tipo di prodotto che i clienti acquistano. Questo è il nostro riferimento per quindi se stiamo vendendo un abbonamento, qui facciamo abbonamento, descrizione, abbonamento, e possiamo quindi creare la nostra tariffa. Quindi un cliente si può abbonare, ad esempio mettete un prezzo fisso di 10 euro perché magari state offrendo dei servizi, oppure una tantum e far pagare un prezzo fisso. Quindi aggiungi il prodotto, adesso facciamo anche un link così, crea il link, l'ho fatto molto male, però genera il link, ovviamente ve li rivedete con calma. Abbiamo generato il nostro prodotto, quindi lo mettiamo qui, anzi lo mettiamo qui, aggiorna, pubblica, ok, pubblica, ecco qua. Da questo momento in poi il nostro link del sito è questo qui. Come già vi ho detto prima, possiamo acquistare il domino. Abbiamo quindi due chiavi: o creiamo questo prezzo fisso in sede, o lo creiamo per avere un tasto sul nostro sito. Quindi copiamo questo qui, andiamo a vedere l'anteprima del sito, magari siamo andati lì in sede con QR code, ci esce questa pagina. Oppure se noi vogliamo creare direttamente il link, cioè QR code direttamente a questa pagina, noi stiamo pagando 120 euro fissi, quindi abbiamo un prodotto fisso che là abbiamo vicino al banco. Per comprare questo articolo abbiamo bisogno di 120 euro per comprarlo. Oppure facciamo il metodo di pagamento, quello là dove sceglie il cliente quanto pagare. Ovviamente quel tipo di tariffa è utile nel caso in cui fate supporto tipo su WhatsApp. Credo che si sia capita un attimo che tipo di potenza c'è in tutto questo che vi ho fatto vedere oggi. Quindi magari una stanza d'albergo, siamo dei ristoratori, dobbiamo prendere questa tariffa, il nostro cliente lo invitiamo a fare questo pagamento, e dalla nostra dashboard, quindi la nostra dashboard qui iniziamo a vedere i bonifici, i pagamenti, le ricariche, tutte le attività. Insomma, qui vengono raccolte tutte le informazioni che riguardano i pagamenti, quindi i nostri clienti. Quindi da qui si può seguire tutta l'azione che viene fatta online. Quindi questa sarà la dashboard del sito, del QR code, della gestione della nostra attività, e abbiamo quindi diverse soluzioni per quanto riguarda i pagamenti in sede tramite un QR code, inserendogli o il pagamento fisso o il pagamento flessibile, tipo come questo. Oppure vogliamo avere una figura più professionale, qui ci mettiamo magari l'immagine della nostra attività, qui ci mettiamo giusto per fare una cosa più professionale, e qui gli diamo tipo
tutti i nostri, magari un elenco con tutti i nostri prodotti, e magari lì il cliente si trova in sede oppure online si trova a pagare quello che noi stiamo vendendo. Quindi questo metodo è utile in tutti i modi e, come ho fatto vedere, l'abbiamo fatto con 0 euro. Se questo video ti è stato utile, e spero che lo sia stato, mi raccomando a lasciare un mi piace ed iscriverti al canale. Se non vuoi perderti altri contenuti simili, basta attivare la campanella per avere una notifica direttamente sul tuo telefono. Mi raccomando, vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!